Ciao a tutti ragazzi, oggi vi porto l'aggiornamento di un setup che mi state chiedendo sin dall'update 1.31, ovvero da quando è cambiato completamente il sistema di calcolo dei punti prestazione. Questa è un'auto stradale, un'auto normale, non è la più veloce, non è la più bella da guidare, ma è una di quelle che ci è piaciuta di più in assoluto. E adesso è in vendita nel concessionario delle autovetture usate. Per meno di 40.000 crediti ci portiamo a casa la GTO Twin Turbo del 91. Per chi non la conosce, non l'ha mai comprata e non l'ha mai guidata su Tokyo, deve capire che quest'auto era paragonabile ad un orologio svizzero. Giravi a destra di 4 gradi, l'auto girava a destra di 4 gradi, frenavi, l'auto frenava, acceleravi, l'auto accelerava. Non è una cosa così scontata ragazzi, perché ogni auto ha un suo comportamento e va interpretato anticipando l'ingresso curva, ritardando l'uscita, accelerando, frenando in percorrenza curva. Bene, quest'auto era veramente facile da guidare. Ho detto era e non ho sbagliato, perché per me non è più così. Ho veramente combattuto e lavorato tanto per renderla guidabile quasi come prima, perché non lo è. Vero che è cambiata la fisica di guida. Infatti il primo problema che ho avuto è che non girava, non riuscivo a farla entrare in curva, il solito sottosterzo che sto riscontrando sulla maggior parte delle auto a trazione integrale. È anche vero che l'ultimo setup per quest'auto l'ho fatto quando ancora avevo il T300 con la TLCM, adesso ho il DD Pro con freno a cella di carico, ma dubito che sia questa la differenza, perché dovrei solo che andare in meglio in teoria. Quindi chiedo anche a voi la vostra opinione, ditemi che cosa ne pensate di quest'auto, se secondo voi si guida bene come prima o se anche per voi è cambiata. Andiamo quindi in GT Auto, vediamo che cosa installare, vediamo il setup e guardiamo la gara. Guardate bene il nuovo cambio, ho riprogettato tutti i rapporti, quindi cercate di capire come cambio e come lo utilizzo in percorrenza e uscita curva. I cerchi in lega, il diametro 19 pollici, larghezza del cerchione possiamo mettere solo standard e centricità larga. Avantreno tipo B, fianchi tipo B, retrotreno tipo A, alettone posteriore personalizzato alto. Se volete scaricare questa livrea già condivisa in vetrina, le piastre terminali sono le 11. Installate per finire una gabbia di sicurezza tipo C. Se volete adesivi o livree personalizzate scrivetemi su questa mail, tutti i miei lavori condivisi li trovate col tag DR46. Gomme sport dure, facciamo una sosta ai box a metà gara, al termine del sesto giro. Rientriamo, sostituiamo le gomme perché quest'auto le disintegra, riforniamo il carburante necessario per finire la gara, sempre mappa A1 dalla partenza all'arrivo. Installate sospensioni personalizzabili, impostate questi valori. Installate un differenziale personalizzabili e impostate questi valori. Installate un differenziale centrale, impostate la coppia sul 40% all'anteriore, 60% posteriore, la deportanza 84 all'anteriore, 300 il massimo al posteriore. Installate una EQ personalizzabile, impostatela sul 98% di potenza. Installate una zavorra, portatela a 198 kg e posizionatela a 47 tutta al posteriore. Non serve limitatore di potenza. Installate un cambio personalizzabile da corsa, impostate una velocità di punta di 360 km/h. Come vi dicevo, il cambio l'ho rifatto totalmente rispetto alle vecchie patch,
quindi portate il finale a 3.234, partite dalla quinta marcia, dovrete fare più passaggi perché dovrete abbassare i valori dalla quinta fino alla seconda, e con la quinta e la quarta, se non ricordo male, dovete farlo per 2 volte, ovvero la quinta abbassate tutto il valore, non riuscirete ad arrivare a 328 ma mi pare a 400 km/h, passate alla quarta, abbassate tutta la quarta, tornate sulla quinta, la regolate sul corretto parametro. Installate un turbo compressore a regimi elevati. Installate un intercooler da corsa, filtro dell'aria da corsa, marmitta da corsa, collettore di scarico da corsa, sistema frenante in carbonio, pastiglie dei freni da corsa, ma fate attenzione perché non è che frena poi così tanto quest'auto. Il controller freni. Valutate voi ragazzi, io l'ho tenuto a 0. L'auto in frenata, se forzate, tende a partire leggermente al posteriore, come piace a me. Se a voi non piace, spostate il controller freni sull'anteriore. Installate frizione e volano da corsa. Per le elaborazioni motore, installate un aumento dell'alesaggio, messa a punto bilanciamento motore, albero a camme ad alto sollevamento. Per la carrozzeria, riduzione del peso fase 1 e fase 2. Per quest'auto solo l'ABS è una 4 ruote motrici, quindi cercate di non usare gli aiuti, vi rallenteranno solo.
Come avrete constatato anche voi, quest'auto è più veloce sia come velocità che come tempi di gara rispetto alle vecchie patch. Tuttavia, vi porto questo setup solo e esclusivamente perché me lo avete chiesto. Se mi conoscete sapete che non porto i setup per i tempi o per i giri velocissimi, ma solo perché oltre ad essere veloci sono anche belle da guidare le auto. Questa non la sento mia e come avete potuto vedere dal passo di gara incostante non ho un buon feedback da quest'auto, non mi sento sicuro, non sono riuscito nonostante i 1000 stravolgimenti del setup sia come ammortizzatori che come LSD, anche i rapporti del cambio che alla fine è l'unica cosa che mi soddisfa, non sono riuscito a farla veramente mia, quindi non mi diverte alla guida. Spero che il problema sia solo mio e che voi invece vi divertiate come ci divertivamo con le vecchie patch e che per voi continui ad essere un orologio svizzero, me lo auguro veramente di cuore. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Ciao a tutti ragazzi!